Qualche mese fa vi ho raccontato in un video qui sul canale di una serie di furti avvenuti in musei e gallerie in giro per il mondo. Il tema dei furti infatti mi ha sempre incuriosito molto, da una parte perché ho un'anima da piccola detective, soprattutto per le cose dell'arte, e dall'altra perché mi sono sempre chiesta come si possa rubare una cosa che in teoria dovrebbe poi essere così difficile da rivendere. E invece non deve essere poi così difficile se ci sono così tanti misteri più o meno risolti. Uno di questi è accaduto proprio nel periodo di Natale. Io sono Clelia e oggi vi racconto dei 3 furti del Natale del 1990 a New York. Se anche tu come me sei un amante dell'arte e non vuoi perdere tutti i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Di questa serie di furti di cui vi racconto oggi per un bel po' di tempo non si sapeva molto online, tranne che grazie a stralci di giornale locale di New York. A seguito poi di un'asta di Sotheby's della primavera del 2019, una serie di critici e curatori dell'arte si sono appassionati a questo episodio e hanno cominciato anche ad indagare. Il tutto è nato infatti da un record d'asta per un'opera di Lee Krasner, moglie di Jackson Pollock. All'interno del catalogo di Sotheby's veniva accennata una vicenda che aveva coinvolto quest'opera anni prima. Incuriosito dalla notizia, un reporter americano di nome Nate Freeman ha voluto indagare per scriverci sopra un pezzo e ricostruire la storia che io vi racconto oggi proprio grazie alle sue ricerche. Il primo di questi furti riguarda un gallerista americano abbastanza famoso nel mondo dell'arte negli anni 80 e 90. Si tratta infatti di Paddy Bonnier, che è rimasto nella storia per aver convinto l'amico Larry Gagosian ad aprire la sua prima galleria a New York nella zona di Chelsea, prendendo in affitto nel 1986 uno spazio nell'edificio di proprietà di un famoso artista italiano, Sandro Chia. Ma Peter Bonnier abbiamo detto che è coinvolto in prima persona nel primo furto del 1990, avvenuto per l'esattezza il 17 dicembre nella sua galleria che si trova esattamente nello stesso edificio all'epoca di quella di Gagosian. Secondo la stampa locale, qualche settimana dopo il furto se ne è saputo un po' di più. La cosa assurda è che il report della polizia dice che sia stata rubata una sola opera gouache dell'artista William de Kooning, un lavoro del 1962 del valore all'epoca di $750.000, non si scherza. Di tutta la galleria il furto è avvenuto però nell'ufficio di Bonnier e il ladro ci è semplicemente arrivato in ascensore e senza lasciare traccia del suo passaggio. Il secondo furto d'arte in città è avvenuto esattamente 2 giorni dopo, il 19 dicembre del 1990. Questa volta non solo ha coinvolto un altro importante gallerista, ma ad essere stato rubato è stato proprio il quadro della Krasner che poi ha fatto nel 2019 il record d'asta. Vi racconto com'è andata la cosa secondo la polizia e i giornali. Questa volta siamo a Manhattan e i quadri rubati sono 2, entrambi dal 7° piano di un palazzo in cui si trovano sia la galleria spazio espositivo che la casa di Robert Miller della famosissima galleria americana Chaim Reed. Fatto sta che anche questa volta i ladri hanno fatto un lavoro da maestri, senza lasciare traccia e per di più in pieno giorno. Tra le 11 del mattino e le 6 del pomeriggio si sono intrufolati in casa e hanno rubato 2 opere, quella di Krasner che allora valeva $1 milione contro gli 11 milioni di adesso e una di Saul del valore di circa $400.000 allora. Passano esattamente altri 2 giorni, guarda il caso, e avviene il terzo furto, ovviamente il più strano dei 3. Viene rubato un soutien del 1922. La cosa va così. Il quadro era stato portato dal corniciaio e al momento del furto si trovava all'interno di un camion che viene usato dalla galleria per girare per la città per questo genere di faccende. Tra i vari giri di quel giorno, l'autista si ferma a consegnare un'altra opera e mentre è via, dice lui solo per pochi minuti, qualcuno si intrufola nel camion e si mette alla guida di corsa per poi scomparire. Ovviamente il furto subito insospettisce per 2 motivi. Il primo è il tempismo. Com'è possibile che un passante abbia deciso di rubare proprio in quel momento un camion? Ovviamente il ladro sapeva cosa ci fosse all'interno e quali fossero le tappe. E il secondo è proprio quello che dicevo all'inizio, cioè il valore e l'importanza di quest'opera avrebbero reso la vita difficile a qualsiasi ladro che volesse rivenderla sul mercato nero. Ma che fine hanno fatto queste 4 opere rubate e soprattutto come si sono chiusi i casi? I casi non sono mai stati chiusi, né dalla polizia locale né dall'FBI.
La motivazione per la quale questi 3 casi sembrano non aver avuto così tanta fortuna e neanche attenzione da parte degli investigatori sembra essere il fatto che, come vi ho raccontato nell'altro video, giusto pochi mesi prima era avvenuto il furto a Boston alla Isabella Stewart Gardner Gallery e tutti erano impegnati nel cercare di risolvere quel mistero, dato il valore anche delle opere. Inoltre poi nel tempo qualche sviluppo effettivamente c'è stato. Le 2 opere del loft di Robert Miller, dopo neanche un anno, sono riapparse dal nulla sul mercato nero e sono state recuperate e riconsegnate ai legittimi proprietari, che l'anno scorso poi hanno dato a Sotheby's per l'asta il Krasner. Il camion del Sutin è stato ritrovato vuoto dopo pochi giorni nel quartiere di Harlem, ma del dipinto non c'era traccia. E infine, della prima delle opere rubate, il De Kooning, ancora non si sa nulla e forse mai si saprà. La domanda però che sorge spontanea è: visto come si sono concluse così diversamente queste 3 vicende, è un caso che siano avvenute tutte a distanza di 2 giorni l'una dall'altra oppure no? Probabilmente non lo sapremo mai. Però alcuni giornalisti hanno fatto notare, nel riportare le informazioni, come la tempistica possa essere dovuta più ad una voglia di regali di Natale e quindi a dei furti su commissione, che ad una vera e propria relazione tra le 3 vittime dei furti. E se questo video a tema furti di Natale ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata al mio video sui 9 furti più noti della storia dell'arte e a quello sul dripping di Jackson Pollock. Grazie e alla prossima!